all'origine di Density Design in un corso di tecnologia dell'architettura 2 di quando studiavo architettura. Un corso folle per me all'epoca che non capii subito, in cui però un docente che avrebbe dovuto insegnarmi tutt'altro mi introdusse a un concetto che ha sostanzialmente cambiato la mia vita, ma non solo poi professionalmente, ma anche ha cambiato il modo in cui ho cominciato a guardare le cose intorno a me. Ho scoperto il concetto di complessità, ho scoperto che il mondo è complesso, una cosa che pochi anni prima, in realtà non tanto prima, aveva scoperto anche la scienza. E il concetto di complessità ha cambiato veramente per me le cose. Un concetto che mi ha affascinato da subito e che portavo in testa, fino a che non ho avuto un'altra, potremmo dire, rivelazione, che è la scoperta di linguaggi che all'epoca, parliamo della fine degli anni 90, cominciavano a rappresentare il web per come stava nascendo, come infrastruttura pubblica, come rete, e scoprì un progetto di ricerca per caso che, diciamo, nel mio interesse in realtà in generale per la comunicazione e i linguaggi visuali, scoprì un sito che raccoglieva le mappe del web che stava crescendo come infrastruttura pubblica. Erano delle reti, e la rete è la struttura di fondo della complessità, e questo divenne un primo elemento di congiunzione tra un concetto che avevo appreso e una passione, una vocazione che già allora avevo per la comunicazione e i linguaggi visuali. La complessità esisteva per me, aveva cominciato ad esistere, era possibile rappresentarla. Esistevano dei linguaggi anche che permettevano questa complessità di renderla visibile, comunicabile, condivisibile. E questa è stata appunto per me una successiva rivelazione che cominciava a indirizzare la mia attività di ricerca. Cominciavo a lavorare in università e piano piano è nata la consapevolezza di questa possibilità di rappresentare la complessità e metterla nelle mani di qualcun altro. La missione del laboratorio rimane la stessa, rimane quella di far capire che i fenomeni sono complessi e farlo capire al numero più alto possibile di portatori di interesse, come si dice. La cosa bella oggi, guardando insomma dall'oggi indietro, è che non c'erano i dati allora non li conoscevo i dati, non sono il punto di partenza di Density, era qualcosa che allora non era né noto né disponibile. Partivamo da questa idea di rendere la complessità comprensibile, condivisibile, comunicabile. Siamo partiti costruendo diagrammi, sostanzialmente in questo primo laboratorio gli artefatti che producevamo erano diagrammi, strutture che avevano la forma della rete e che connettevano i diversi attori di un sistema complesso e li rendevano visibili queste connessioni e le dinamiche che li tenevano assieme. Pian piano sono arrivati i dati, quindi man mano che cominciavamo a fare ricerca i dati sono diventati disponibili anche a noi e abbiamo cominciato a conoscerli meglio e li abbiamo usati piano piano per arricchire, riempire questi diagrammi e farli parlare sempre di più. Essere più ricchi significava anche essere più capaci di rappresentare la complessità. È come avere uno scheletro che poi piano piano prende forma grazie a questi nuovi materiali che diventavano disponibili. Ci piace descrivere Density come una sorta di piccola equazione, è un rapporto tra la crescente consapevolezza della complessità dei fenomeni e il tempo ridotto, sempre più piccolo, più breve che abbiamo per decidere su questi fenomeni complessi. Quindi siamo sempre più consapevoli di questa complessità, ma abbiamo sempre meno tempo per decidere. E non solo, questo rapporto che complessità crescente, tempo decrescente è reso ancora più denso da un fattore positivo in realtà, che è l'allargamento dei tavoli decisionali, quindi ci sono sempre più attori intorno ai tavoli che decidono sui sistemi complessi. Sono attori che però sono sempre più, anche essendo più numerosi, sono anche più eterogenei e diversi, hanno obiettivi strategici diversi, background diversi, posizioni diverse. La visualizzazione, intesa come la intendiamo noi, ha anche l'obiettivo di fare in modo che questi
attori, questi seduti intorno al tavolo, siano in grado di dialogare meglio tra di loro. Però è anche un fattore che aumenta la densità, no? Quindi complessità crescente, tempo sempre più ridotto e sempre più attori che con la loro eterogeneità amplificano questa densità. Questa è la densità che proviamo a gestire con la visualizzazione dei dati, con i nostri metodi, i nostri strumenti, sempre con l'obiettivo di raccontare questa complessità a chi deve decidere, per rendere quelle decisioni più efficaci, perché se decidi con un modello, una rappresentazione del fenomeno che non è coerente con la natura del fenomeno, è sicuro che la decisione non sarà efficace, ma questo ci è voluto un po' di tempo, ormai lo sappiamo, però appunto fino a un po' di tempo fa mancavano anche gli strumenti per vederla questa complessità e farla vedere. Oggi ci sono. Il concetto di bellezza, di estetica è sempre per un designer controverso. Noi tutti i designer soffrono della sindrome dello stile, no? del bello fine a se stesso. È un po' una ferita che ci portiamo sempre addosso, no? Questa idea che il design produce a volte cose belle ma che non sono a volte ritenute funzionali. Ecco, nella visualizzazione dei dati credo che forse è più facile capire il valore della dimensione estetica e della bellezza, soprattutto quando si comincia a portare i dati di fronte a pubblici che non sono i pubblici abituali del dato, pubblici di non esperti, persone che non hanno dimestichezza con il dato e con i linguaggi tipici della rappresentazione del dato, quelli scientifici. Ecco, in quel caso la bellezza, la dimensione estetica può aiutare a avvicinare quelle persone al dato, attirare la loro attenzione, coinvolgerli affinché facciano quello sforzo che serve per avvicinarsi a qualcosa che ha in effetti una natura che non è parte dell'esperienza quotidiana di persone che non sono esperte. La visualizzazione dei dati, il dato, entrambi la loro natura è scientifica, quindi è, come dire, intrinsecamente lontana. L'estetica, la bellezza servono per avvicinare, per convincere le persone a metterci, diciamo, un po' di lavoro, quello che serve per interpretare la visualizzazione. Questo è fondamentale, in alcuni casi se non c'è questa dimensione estetica è sicuro che la visualizzazione non funzionerà.